Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo Planet Spin video. Oggi parliamo di un predatore che, diciamocelo, sta diventando un vero protagonista sotto costa, il Caranx chrysos. Vediamo insieme come approcciare questa sfida, una sfida nuova ed entusiasmante per chi come noi ama lo spinning in mare. Magari a qualcuno è già capitato di allarmarlo o comunque di sentirne parlare. Parliamo di un pesce che fino a pochissimo tempo fa era una cattura quasi esotica, super rara e che invece oggi sta diventando un obiettivo sempre più comune per noi pescatori lungo le coste. Sì, esatto, è lui, il Caranx chrysos, che da noi chiamiamo carango mediterraneo. Un tempo vederlo era un evento, oggi invece la sua presenza è in continuo aumento, specialmente al sud. E questo per noi significa una nuova, fantastica sfida. Allora, fa parte della famiglia dei carangidi, quindi è parente stretto di lecce e ricciole. È un predatore pelagico, un gran nuotatore che non si ferma mai e che sta allargando sempre di più il suo territorio. Probabilmente c'entrano anche i cambiamenti che sta vivendo il nostro Mediterraneo. E attenzione, non è un pesciolino, può arrivare tranquillamente ai 60 centimetri, ma ci sono segnalazioni anche di esemplari da 80. Certo, al momento le catture sono spesso di taglia media, ma il potenziale per dei combattimenti da ricordare, quello è altissimo. Ok, perfetto. Adesso che abbiamo fatto la sua conoscenza, entriamo un po' più nel dettaglio. La prima cosa, fondamentale, è saperlo riconoscere, ma riconoscerlo bene, senza dubbi. Bisogna assolutamente evitare di confonderlo con altri pesci che girano nelle stesse zone. Vediamo come fare. Allora, per riconoscerlo bisogna fare attenzione a qualche particolare. Il corpo è compresso, schiacciato ai lati, il dorso è un grigio-verde, i fianchi invece sono di un bel bianco-argento. Ma i veri segni particolari, quelli che non lasciano dubbi, sono tre. Primo, una macchia nera sull'opercolo. Secondo, le pinne pettorali, che sono lunghe e a forma di falce. E terzo, il più importante, gli scudetti ossei. Sono quelle placchette spinose che si trovano sulla parte finale della linea laterale. Impossibile sbagliarsi. Capita spesso, di confonderlo con leccette o piccole ricciole, ma le differenze sono nette. Né la leccia amia né la ricciola hanno quella fila di scudetti così evidenti sulla coda e non hanno nemmeno quella macchiolina nera sull'opercolo. E poi, diciamolo, anche la forma del corpo è diversa. Bene, adesso lo sappiamo riconoscere. Il passo successivo qual è? Ovviamente capire dove andarlo a cercare, conoscere le sue abitudini, i suoi posti preferiti per cacciare. È questa la vera chiave per lo spinning. E qui c'è un aspetto interessantissimo, la sua zona di caccia. La maggior parte delle volte lo si trova su fondali di sabbia e molto molto vicino a riva. Pensate che la sua attività si concentra proprio lì, nel cavo dell'onda, subito dietro al punto in cui si rompe. Per chi pesca da terra, questa è un'informazione d'oro. Il suo comportamento poi cambia con le stagioni. Si avvicina alla costa soprattutto quando fa caldo, diciamo da maggio a settembre, perché è il periodo della riproduzione. I piccoli tendono a stare al riparo, magari sotto oggetti che galleggiano. Gli adulti invece amano il mare aperto, ma si avvicinano a riva regolarmente per mangiare, ovviamente. E cosa mangia? La sua dieta è abbastanza semplice, principalmente piccoli pesci. Parliamo di alici, sarde, ma non dice di no neanche ai crostacei. Ed è proprio questa sua passione per il pesce foraggio piccolo che ci dà l'indizio fondamentale, quello per scegliere l'esca giusta. Ok, ci siamo. Arriviamo alla parte più pratica. Ormai sappiamo chi è, dove trovarlo e cosa gli piace mangiare. Adesso vediamo qual è la tecnica di spinning che funziona meglio per fregare questo predatore, che è tanto furbo quanto veloce. Allora, l'approccio che funziona si può riassumere in 4 passaggi. Numero 1, la scelta del posto. Fondale sabbioso e si pesca vicinissimi al frangente. 2, il lancio. E qui sta il bello. Non bisogna lanciare lontano, anzi si lancia di lato, quasi sulla sabbia, per pescare proprio nei primi metri. Terzo, il recupero. Velocità media, costante, senza strafare. E infine, quarto, l'azione. L'esca va animata con dei colpetti secchi e frequenti, degli strappetti rapidi e continui. E quando attacca, mamma mia, bisogna tenersi pronti. Il carango è un combattente pazzesco, davvero. Una volta che è in canna non molla di un centimetro. Ha una tenacia incredibile, fa delle fughe potentissime, è divertimento puro. E il bello è che tutto questo viene esaltato al massimo se si usano attrezzature leggere.
E adesso parliamo dell'ultimo pezzo del puzzle, quello fondamentale, l'attrezzatura. Avere la canna giusta, il mulinello giusto, ma soprattutto l'esca giusta, è quello che fa la differenza tra una bella pescata e una cattura che non ci si scorda più. Questa frase va dritta al sodo. Si possono provare tante cose, certo, ma l'esperienza fatta in pesca ha dimostrato una cosa in modo chiarissimo. Per il carango c'è un'esca regina, ed è l'ondulante metallico di piccole dimensioni. Sembra proprio che sia l'artificiale che più di ogni altro riesce a farli scattare l'istinto predatorio. E per essere ancora più precisi, le grammature che si sono rivelate più efficaci sono quelle tra i 10 e i 15 grammi. Con questo peso si riesce a imitare alla perfezione il pesciolino di cui va matto e si lavora benissimo proprio lì, nella zona del frangente. Ovviamente, per lanciare questi piccoli artificiali e poi per godersi il combattimento, l'ideale è un'attrezzatura da spinning leggero, ben bilanciata. Qui c'è un esempio di una combinazione che ha funzionato alla grande. Una canna bella sensibile, un mulinello affidabile e un trecciato sottile che aiuta tantissimo sia nel lancio che nel sentire la boccata. Ma perché funzionano così bene questi piccoli ondulanti, specialmente quelli in tungsteno? È semplice. Il tungsteno concentra tanto peso in pochissimo spazio. Questo significa che l'esca assomiglia in tutto e per tutto alle prede del carango. E non solo. Si riesce a lanciare lontano, hanno colori che reagiscono alla luce o che si illuminano al buio e hanno un'armatura, tra amo assistito e ancoretta, che non lascia scampo al momento dell'allamata. Ora le informazioni ci sono tutte. Il Caranx Chrysos è arrivato nei nostri mari ed è una sfida nuova, potente e super divertente. Adesso non resta che prendere la canna, mettere in pratica questi consigli e andare a cercarlo. A questo punto l'unica domanda è: chi sarà il primo a sentire quella sua fuga pazzesca in canna?